Il capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni continua immediatamente il capitolo 9. Non è una banalità. È che in genere il contenuto, quello in cui Gesù annuncia di essere il buon pastore, viene abitualmente letto separatamente dal contenuto del capitolo 9, che è il magistrale racconto del cieco nato che nella piscina di Siloè acquista la vista per un intervento creatore di Gesù. Di fatto, l'ultimo versetto del capitolo 9 contiene un discorso diretto, è Gesù che parla. E il primo versetto del capitolo 10 continua il discorso diretto. È sempre Gesù che parla. Non dovremmo nemmeno chiudere le virgolette per poi riaprirle subito dopo. Vuol dire che l'Evangelista ha tenuto strettamente insieme l'episodio del cieco nato e il discorso di Gesù sul pastore esemplare. Ambientiamo questo contesto. Siamo al centro del libro dei segni, quella parte del Vangelo secondo Giovanni in cui vengono presentati 7 segni fondamentali dell'opera di Gesù. I primi 2 hanno caratterizzato il ciclo delle istituzioni. Gli altri sottolineano l'intervento di Gesù a favore dell'uomo. Il paralitico comincia a camminare, il popolo nel deserto è nutrito, Gesù cammina sul mare raggiungendo i discepoli e a Gerusalemme crea la possibilità di vedere ad un uomo nato cieco. Dal capitolo 7 fino al capitolo 10 tutti i movimenti, le azioni e le parole di Gesù sono ambientate durante la festa delle capanne, una grande festa che si celebrava e si continua a celebrare a Gerusalemme 6 mesi dopo la Pasqua. La luna piena di autunno caratterizza questo momento festivo che dura una settimana e ricorda il tempo in cui Israele, durante l'uscita dall'Egitto, abitò nel deserto e dimorò sotto capanne. Diventa una festa della provvidenza di Dio, in cui si ricorda il beneficio che il Signore ha concesso liberando il popolo. Durante questa festa Gesù parla al popolo, dialoga in modo anche polemico coi giudei, fino a rischiare la lapidazione. Fugge dal Tempio e passando vede un uomo cieco dalla nascita. Gli dà la possibilità di vedere e quell'uomo, attraverso un itinerario di fede, arriva ad aderire a Gesù. Si prostra davanti a lui, lo adora dicendo credo, Signore. È il modello del catecumeno, di colui che si prepara al battesimo e arriva all'incontro pieno con Gesù. I farisei che hanno assistito all'evento criticano il fatto, si sentono in qualche modo offesi dalle parole di Gesù. Vuoi dire che siamo ciechi anche noi? Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma dal momento che avete la presunzione di dire noi ci vediamo, il vostro peccato resta. E qui comincia il capitolo 10. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante.
Gesù sta parlando con questo gruppo di farisei che ha rimproverato di cecità spirituale e adesso allarga l'orizzonte e adopera una immagine metaforica. Il recinto dove è raccolto il gregge e il ruolo del pastore che entra dalla porta per portare fuori le pecore. La prima parte del capitolo 10 è incentrato su questa figura molto importante in cui Gesù attribuisce a se stesso il titolo di pastore. È una qualità importante. Nel mondo antico, pastore è un titolo da re. I re erano chiamati pastori dei popoli. In Oriente e anche in Occidente, anche nell'Iliade, il comandante supremo della spedizione Achea, Agamennone, ha abitualmente l'epitote poimena laon, pastore di popoli. Ma in Israele questa immagine regale del pastore ha finito per essere attribuita a Dio. Il Signore è il mio pastore. Quel salmo è emblematico di una fede che riconosce al Signore e solo a Lui il titolo di pastore, superando l'idea monarchica dei re terreni responsabili degli altri uomini. Ma dire che il Signore è il pastore di Israele, che il popolo è il gregge del suo pascolo, è un dato tradizionale della fede biblica. Gesù opera in questo linguaggio un cambiamento sensibile. Io sono il bel pastore. In genere traduciamo buon pastore, ma nell'originale greco Giovanni adopera l'aggettivo kalos, non agazos, e quindi propriamente non sottolinea la bontà, quanto la bellezza, non però in senso estetico, piuttosto in senso esemplare. La mano bella, mi insegnavano da piccolo, che è la destra. Il bambino si sbaglia e per salutare usa la sinistra. Gli si dice no, quella, la mano bella. Non è che sia più bella dell'altra, però l'aggettivo bello anche noi lo adoperiamo spesso in senso di eccellenza, di esemplarità. Gesù è il bel pastore non perché è un bell'uomo, ma perché è il pastore esemplare, quello bello, il modello su cui tutti gli altri devono essere realizzati. È il prototipo, è il punto di partenza. L'uomo Gesù si qualifica come il pastore esemplare, attribuisce a sé un titolo divino e quindi una pretesa notevole. Rientra in quel linguaggio provocatorio con cui Gesù non dice esplicitamente sono Dio, ma si qualifica come Dio e quindi rivela di avere una pretesa inaudita. Egli è il pastore, come lo è Dio, ed è il pastore esemplare perché Dio, perché ha l'atteggiamento di Dio nei confronti del popolo, ed è colui che passa attraverso la porta, mentre gli altri, quelli che prescindono da lui, sono ladri e briganti, vengono per prendere, per rubare, per distruggere. Egli, in quanto pastore,
è venuto per dare la vita, perché gli uomini abbiano la vita in abbondanza. Due affermazioni molto importanti troviamo in questo discorso, con la consueta formula io sono. È una espressione teoforica, cioè portatrice di Dio. Io sono è il nome di Dio nell'Antico Testamento. Quello che abitualmente nella tradizione ebraica viene pronunciato Adonai, il tetragramma sacro, significa io sono. E Gesù lo adopera in senso forte. Io sono, talvolta nel testo, se verificate, è scritto con le iniziali maiuscole, sia la I che la S, contro le regole della nostra grammatica italiana, proprio per aiutare il lettore a comprendere che l'espressione io sono non è semplicemente pronome verbo, ma è il nome stesso di Dio. Io sono la porta, io sono il pastore. Due immagini complementari. La porta è lo strumento di comunicazione e Gesù è colui che mette in comunicazione cielo e terra, Dio e gli uomini. La porta è Lui. Per arrivare a Dio bisogna passare attraverso di Lui. Dio arriva agli uomini passando attraverso Gesù. I capi del popolo che non vogliono passare attraverso Gesù sono qualificati come ladri e briganti. Lui è il pastore esemplare perché porta nella storia lo stile stesso di Dio. È venuto per dare la vita, perché gli uomini abbiano la vita in abbondanza. E porta fuori le pecore dal recinto. In greco il termine aulé, che è tradotto con recinto, indica anche l'aula, la corte. È un termine che può indicare il tempio o il palazzo regale. Pensate, nel nostro linguaggio aulico vuol dire proprio di un ambiente altolocato. È la corte regale. Portare fuori le pecore dall'aulé è una immagine di Esodo. Gesù sta tirando fuori le pecore di Israele dalla oppressione di una struttura religiosa negativa. Sta liberando il popolo dalla schiavitù della legge. Sta facendo l'esodo e sta radunando un gregge universale o altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle, dice, devo guidare, in modo tale che l'umanità intera diventi un unico gregge, con un unico pastore, che è il Cristo. Immediatamente dopo questo discorso, l'Evangelista Giovanni parla di un'altra festa, quella della dedicazione del Tempio, che avveniva in inverno alcuni mesi dopo la festa delle Capanne, sempre a Gerusalemme. È una festa invernale dove fa freddo e Gesù fa un discorso proprio relativo alla freddezza dei sentimenti dei giudei che non accettano di essere sue pecore. Si riprende ancora il discorso precedente e arriva alla rottura definitiva. Raccolgono pietre per lapidarlo, ma Gesù si allontana, fa perdere le proprie tracce, sfuggì dalle loro mani, ritornò di nuovo
al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava. E qui rimase. Gesù scappa e si nasconde nella boscaglia del Giordano. È un particolare narrativo importante che non troviamo nei sinottici. Giovanni precisa questi movimenti di Gesù. Più volte è andato a Gerusalemme, più volte si è allontanato dalla città santa. Durante la festa della dedicazione, diciamo verso la fine di dicembre, Gesù si ritira da Gerusalemme e si rifugia in una zona non abitata, con una boscaglia molto intricata dove abitualmente si rifugiavano fuorileggi, latitanti, persone che non volevano essere trovate. Era l'ambiente dove Giovanni, ai guadi del Giordano, aveva cominciato amministrando il battesimo di penitenza. Gesù e i suoi discepoli per qualche tempo vivono lì, fuori dell'ambiente noto, finché non succede qualche cosa di importante. Ed è ciò che viene raccontato nel capitolo 11. Era malato un certo Lazzaro di Betania, il fratello di Maria e di Marta, tutti e tre amici di Gesù, suoi ospiti quando si trovava a Gerusalemme. E le sorelle, di fronte a questa malattia improvvisa e grave del fratello, mandano un messaggio a Gesù. Evidentemente gli amici sanno dove si nasconde. È una semplice comunicazione. Colui che tu ami è malato. E Gesù, come descrive bene l'Evangelista Giovanni, è consapevole della gravità di questa malattia, eppure non si muove, lascia passare alcuni giorni. Dopodiché dice ai discepoli la sua intenzione di tornare in Giudea. È molto pericoloso, gli fanno notare. Poco fa volevano lapidarti e tu ci vai di nuovo. Metti a rischio la tua vita se torni a Gerusalemme. E Betania si trova a pochi chilometri da Gerusalemme. È facilmente accessibile dalla città. È un rischio serio. Gesù dice il suo desiderio di andare a richiamare Lazzaro dalla morte. I discepoli non capiscono, pensano che stia parlando semplicemente del sonno. Gesù deve rivelare loro che Lazzaro è morto. A questo punto ai discepoli sembra inutile andare. Si poteva andare prima quando era ancora malato, ma ormai che è morto non c'è più niente da fare. E Gesù invece decide di andare proprio perché Lazzaro è morto e intende richiamarlo in vita. Ha aspettato alcuni giorni proprio in attesa che morisse. Non è voluto intervenire prima della morte, ma si è lasciato per ultimo il segno più grandioso. Infatti, la rianimazione di Lazzaro è il settimo segno, è il vertice del libro dei segni, è l'azione simbolica più vicina alla realtà che Gesù compie. Ho detto rianimazione. Preferisco questo termine rispetto a risurrezione perché
il termine risurrezione è bene utilizzarlo solo per Gesù. Gesù è risorto da morte e non muore più. Per cui la risurrezione di Gesù è il superamento definitivo della morte. Non è tornato indietro, ma è andato oltre. Non si è fermato nel mondo dei morti, ma è arrivato nel mondo di Dio. Questo lo chiamiamo risurrezione. E ciò che è avvenuto a Gesù avverrà anche a quelli che sono di Gesù nella fase finale escatologica. Ciò che è capitato a Lazzaro, o anche alla bambina di 12 anni, o al figlio della vedova di Nain, o a qualche altro ragazzo nell'Antico Testamento, è un caso diverso. Se lo chiamiamo risurrezione, rischiamo di creare confusione. Lazzaro torna in vita. Possiamo adoperare il termine rianimazione pensando non semplicemente ad un coma, ma ad una autentica morte, effettiva. Lazzaro è morto da 4 giorni ed è stato messo già nel sepolcro. E quando Gesù vuole togliere la pietra tombale, la sorella si lamenta, esclama, già manda cattivo odore. Sembra proprio finito, è impossibile fare qualche cosa per lui. L'opera di Gesù è ridare la vita a Lazzaro, ma Lazzaro torna indietro. Non risorge nella gloria dell'eternità, ma torna nella vita terrena, riprende la sua vita consueta, cioè riprende a mangiare, a dormire, invecchia e dopo qualche tempo di nuovo morirà. E quindi solo un segno, non è la soluzione del problema, non è la vittoria della morte, è la manifestazione del potere che Gesù ha di vincere la morte. È semplicemente una dilazione del problema. In questo racconto lungo e splendido, l'Evangelista mostra un cammino di fede da parte delle 2 sorelle e Marta, nel Vangelo di Giovanni, fa la professione di fede più alta che possiamo trovare. Io credo che tu sei il Figlio di Dio venuto in questo mondo. Gesù ha adoperato anche in questo caso una formula teoforica. Io sono la risurrezione e la vita. Notiamo che non dice io do la risurrezione o io faccio risorgere, ma io sono la risurrezione, perché io sono la vita. Solo Dio è vita, esiste in sé. Io sono la possibilità di vivere in pienezza. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. È una grande professione di divinità e di dono della vita divina all'umanità. Marta e Maria lo accolgono. Eppure restano ancora deboli nella loro fede e restano perplesse davanti all'apertura della tomba. Addirittura Gesù ha un attimo di turbamento e l'Evangelista annota che scoppiò in pianto. Perché Gesù piange davanti alla tomba di Lazzaro? Non ditemi semplicemente per commozione, perché è morto l'amico. Lo sapeva in partenza, si è fermato al di là del Giordano aspettando che morisse, lo ha lasciato morire apposta, è venuto con l'intenzione di richiamarlo in vita, quindi adesso, pochi minuti prima di ridargli la vita, non si commuove pensando che è morto.
Quel pianto deve essere spiegato in un altro modo. Gesù si rende conto che quel gesto sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Dare la vita all'amico Lazzaro costa la vita a Gesù. Quella parola potente, creatrice, Lazzaro vieni fuori, comporta per Gesù la perdita della propria vita. Il morto lo ascolta, esce dalla tomba, portando i teli funebri, esce fasciato come una mummia, ancora prigioniero del mondo della morte, e viene liberato dopo. Ma quel gesto esaspera le autorità giudaiche avversarie e sarà quella l'occasione per decidere l'eliminazione fisica di Gesù. In quel pianto Gesù mostra tutta la sua umanità solidale con la nostra, mostra di essere l'autentico amico che per dare la vita all'amico è disposto a perdere la propria vita. E da questo momento inizia la fase finale, è l'ultimo momento della sua esistenza. Siamo nell'imminenza della Pasqua e sarà la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, il compimento effettivo che i segni avevano evocato.